In questo video andremo ad approfondire la lettura e la scrittura dei parametri. Per farlo prendiamo il nostro modello di test e all'interno del firmware andiamo a specificare delle variabili di configurazione. Io ne ho specificata una in sola lettura, quindi non scrivibile, che è l'indirizzo IP di tipo stringa, e due variabili setPoint, una pressione e temperatura, entrambe scrivibili, e le ho anche raggruppate all'interno della stessa categoria setPoint. Questo mi permette, quando vado nel dettaglio macchina sotto la tab configurazione, di vederle raggruppate sotto la stessa categoria setPoint. Queste sono modificabili, setPoint temperatura a un minimo o un massimo, mentre la connessione e indirizzo IP è in grigetto in quanto ho deciso che non sia modificabile. Ogni volta che viene caricata la pagina di configurazione, Things5 fa una richiesta al dispositivo utilizzando le API MQTT Things5, che sono disponibili nella nostra documentazione. In particolare il dispositivo deve rimanere in ascolto su questo topic e riceverà questo messaggio qua che gli chiederà la lettura dell'asset configurazione. È facilmente possibile debuggare entrando nella modalità di diagnostica che aprirà questa pagina qua, e ricaricando la pagina vedremo arrivare prima il messaggio di Things5 con la richiesta di lettura parametri e poi un secondo messaggio che è quello che il dispositivo invia alla piattaforma, in cui vengono inviati i parametri con i loro valori. Da notare che Things5 attraverso il topic readVariablesRequest invia una stringa univoca nel campo requestID. Questa stringa univoca dovrà essere inviata nella risposta in modo che Things5 possa matchare la richiesta con la risposta di lettura. Come vediamo qua, la richiesta che ha fatto Things5 presenta questo requestID 175, che è lo stesso che il device deve usare nella risposta per mandare i dati. A ogni richiesta corrisponde un request ID diverso che verrà mandato da Things5. Il dispositivo non deve far altro che rispondere con lo stesso request ID usato dalla piattaforma. Allo stesso modo per la scrittura, cambiamo questo setPoint temperatura da 1 lo impostiamo a 3, vedremo transitare qua nella schermata di diagnostica la richiesta che è stata fatta da Things5 di scrittura con nuovo valore 3 e la risposta da parte del dispositivo che effettivamente ha aggiornato il valore, non ha mandato errori e gli altri valori sono rimasti chiaramente uguali. Un'ultima nota per quanto riguarda la lettura dei parametri è la possibilità, molto utile nel caso in cui ci siano magari centinaia di parametri, di non richiedere tutti i parametri quando viene caricata la pagina, ma di richiedere solo la sezione che viene aperta. Questa possibilità viene abilitata all'interno del modello di macchina, abilitando questa checkbox qua, Parameter Selective Reading. Abilitando questo parametro, io adesso andrò a caricare la pagina di configurazione e vedo che da Things5 non è partita nessuna richiesta. Tuttavia, se espando questa categoria, viene fatta una richiesta puntuale per ricevere solo le due variabili setPoint temperatura, setPoint pressione, e il dispositivo chiaramente mi deve rispondere con solamente quelle due variabili. In questo modo, se io avessi 500 parametri, non dovrei oberare il dispositivo che al caricamento della pagina dovrebbe rispondermi con tutte le variabili, ma posso farlo solo su richiesta quando viene aperta la sezione che viene scelta dall'utente.